Benvenuti, viandanti delle terre emerse, qui su Sussurri dal Mito. Anche oggi vi chiedo di lasciare indietro il mondo che conoscete, quello fatto di strade sicure, di mappe tracciate e di soli che sorgono puntuali per scacciare le ombre. Vi chiedo di seguirmi in un luogo dove la luce del giorno esita a entrare, un luogo dove l'aria stessa ha un peso, un sapore metallico e dolciastro che si aggrappa alla gola e non la lascia più. Abbiamo camminato insieme nel labirinto di pietra di Creta, abbiamo sentito l'eco dei passi solitari del Minotauro. Ma oggi, il labirinto in cui stiamo per entrare non è fatto di muri o corridoi. È un labirinto di carne, di acqua putrida e di veleno. Vi invito a scendere con me verso sud, lungo la costa dell'Argolide, fino a raggiungere Lerna. Non immaginate una palude qualunque. Dimenticate i canneti bucolici, dove si nascondono le anatre, o gli stagni dove gracidano le rane al tramonto. Lerna è una ferita infetta nel fianco della Grecia. È un luogo dove la terra sembra aver rinunciato a essere solida e l'acqua ha rifiutato di scorrere. Qui, tra le nebbie perenni che si alzano dal suolo riscaldato da fuochi sotterranei, sorge la fonte Amimone. Ma l'acqua di Lerna non disseta. L'acqua di Lerna nasconde. Gli antichi sapevano che questo non era un luogo per i vivi. Si sussurrava, abbassando la voce e guardandosi alle spalle, che il lago di Lerna, il lago Alcionio, fosse senza fondo. Un occhio liquido e nero spalancato verso il centro della terra. Dicevano che fosse una delle porte per l'Ade, l'ingresso secondario al regno dei morti, lo stesso varco che Dioniso attraversò per recuperare l'anima di sua madre Semele. E come ogni soglia che separa il nostro mondo da quello delle ombre, Lerna esigeva un guardiano, o meglio, un carceriere. La creatura che abita queste acque non è un animale. Definirla bestia sarebbe un insulto alla natura selvaggia, che ha sempre una sua logica, una sua crudele armonia. L'essere che si nasconde tra le canne marce e il fango ribollente è un abominio, una violazione delle leggi biologiche. È l'idra. Per comprendere l'orrore dell'idra, non basta visualizzare un serpente gigante. Bisogna guardare al suo lignaggio, all'albero genealogico dei mostri che hanno terrorizzato l'alba dei tempi. L'idra non è un incidente evolutivo. È figlia di Tifone, il vento di tempesta che osò sfidare Zeus, colui che possedeva 100 teste di drago e che vomitava fuoco, e di Echidna, la donna vipera, la madre di tutti i mostri, colei che vive nelle caverne profonde della terra, lontana dagli dei e dagli uomini. L'idra porta nel suo sangue, se di sangue si può parlare, l'eredità di entrambi. Da Tifone ha preso la furia distruttiva, la capacità di essere un disastro naturale incarnato. Da Echidna ha ereditato la forma serpentina, la pazienza del predatore a sangue freddo e il veleno. Ma c'è qualcosa di più, qualcosa che la distingue dai suoi fratelli mostruosi come Cerbero, il cane a 3 teste, o la chimera dal respiro di fuoco. L'idra è la molteplicità. È il concetto fisico che il male non è mai uno solo. Il numero delle sue teste è oggetto di dibattito tra poeti e viaggiatori, ma la verità numerica conta poco di fronte alla realtà dell'orrore. 7, 9, 50, 100. Non importa quanti colli si contorcano su quel corpo enorme e gonfio, simile a quello di un cane gigantesco o di un drago senza ali. Ciò che importa è che l'idra è una legione racchiusa in un solo essere. Ogni testa ha una volontà, ogni bocca è armata di denti capaci di tranciare l'osso come fosse legno secco, ogni paio di occhi brilla di una malizia antica che precede l'umanità stessa. E poi c'è il veleno. Non è la tossina di una vipera che paralizza o uccide in poche ore. Il veleno dell'idra è corrosione assoluta. È così potente, così saturo di malignità, che basta il suo fiato per uccidere. Immaginate di camminare vicino alla palude e di sentire un odore, un miasma fetido portato da una brezza leggera. Non fate nemmeno in tempo a capire che è l'alito del mostro che dorme a miglia di distanza. I polmoni bruciano, la pelle si scolla, la vita vi abbandona in spasmi di agonia. Si dice che persino le sue orme, lasciate nel fango viscido, siano tossiche. Chiunque calpesti la terra dove l'idra ha strisciato sente il bruciore risalire dalle piante dei piedi, una maledizione chimica che contamina il sangue. Ma la domanda che dobbiamo porci, la domanda che spesso dimentichiamo quando etichettiamo i mostri come semplici nemici, è: perché esiste? Chi ha voluto questo orrore? L'idra non è nata lì per caso, è stata allevata.
È stata nutrita con uno scopo preciso. Hera, la regina degli dei, la consorte di Zeus, non è solo la dea del matrimonio. È una dea che conosce l'arte della vendetta come nessun altro. Il suo odio per i figli illegittimi del marito è leggendario, un fuoco freddo che non si spegne mai. Quando venne a sapere della nascita del mostro, non provò repulsione, provò interesse. Vide in quella creatura deforme e letale l'arma perfetta. Era prese l'idra sotto la sua protezione. La leggenda narra che la allevò lei stessa, o che la fece nutrire sotto un grande platano che cresceva vicino alla fonte Amimone. Pensateci, la regina dell'Olimpo, la dea dalle braccia bianche, che veglia sulla crescita di un incubo polisbico, sussurrando alla creatura parole di odio, addestrandola a riconoscere un odore specifico, un nemico specifico. L'idra non cacciava solo per fame, l'idra aspettava. Era stata programmata biologicamente e magicamente per essere la nemesi di un solo uomo. I locali, i poveri abitanti della piana di Lerna, vivevano nel terrore costante. Non potevano attingere acqua, non potevano coltivare i campi troppo vicini alla zona umida. Le loro greggi sparivano nel nulla, trascinate sott'acqua da colli lunghi e sinuosi che scattavano come fruste. A volte, intere famiglie venivano trovate morte nelle loro capanne, i corpi intatti, ma i volti contorti in smorfie di dolore, uccisi dall'aria stessa che il mostro aveva ispirato durante la notte. Lerna era una terra sotto assedio, un regno di silenzio dove non cantavano uccelli e dove l'unico suono era il gorgoglio delle bolle di gas che salivano dalle profondità del lago senza fondo. L'idra, nel suo rifugio di radici marce e ossa, sentiva il passare del tempo in modo diverso dagli uomini. Per lei, gli anni erano solo un lungo sonno interrotto da brevi pasti di carne tremante. Ma la sua mente collettiva, divisa tra le molte teste ma unita da un unico istinto, sapeva che il momento si avvicinava. Sentiva, nelle vibrazioni della terra, che il destino stava arrivando. Non aspettava un esercito. Non temeva le lance di bronzo degli Opliti, che si sarebbero sciolte al contatto col suo sangue come cera sul fuoco. Aspettava lui, il leone, il bastardo di Zeus. La solitudine dell'idra era diversa da quella del Minotauro. Asterio, nel suo labirinto, sognava forse di essere umano. L'idra non aveva sogni umani. L'idra era pura, incontaminata ostilità. Era la risposta della natura selvaggia e caotica all'ordine che gli eroi cercavano di imporre al mondo. Era il caos che rifiuta di essere arginato. E così, mentre il sole bruciava alto e implacabile sulla Grecia, seccando l'erba e spaccando la pietra, a Lerna l'ombra si faceva più densa. L'acqua si increspava appena, non per il vento, ma per il movimento di qualcosa di colossale che si stiracchiava nel fango. Un carro si stava avvicinando. Due figure umane, minuscole rispetto alla vastità del pericolo che le attendeva, stavano per varcare la soglia del non ritorno. Il mostro aprì gli occhi. Non 2, ma 18, 20, 100 occhi si spalancarono nel buio della tana. Le pupille verticali si dilatarono. La lingua biforcuta assaggiò l'aria. Sapeva di sudore, sapeva di leone, sapeva di paura nascosta sotto il manto del coraggio. Il momento per cui era stata creata, il motivo stesso della sua esistenza, era giunto. La madre dei mostri l'aveva partorita, la regina degli dei l'aveva nutrita, e ora il destino le portava la preda. Ma l'idra non sapeva, non poteva sapere, che quella non sarebbe stata una semplice caccia. Sarebbe stata una danza di morte che avrebbe cambiato per sempre il significato della parola vittoria. State pronti? Copritevi la bocca e il naso, perché stiamo per entrare nella tana. L'aria sta cambiando. Il tanfo è insopportabile. E dal canneto qualcosa si sta alzando. Il carro si fermò dove la terra smetteva di essere solida e iniziava a cedere sotto il peso delle ruote, diventando una poltiglia grigia e malsana. Il sole, alto nel cielo, sembrava malato, filtrato attraverso strati di vapori sulfurei che si alzavano dalla palude come il respiro di un gigante dormiente. Scesero due uomini, o meglio, un uomo e un semidio. Eracle non era la figura di marmo bianco che siamo abituati a vedere nei musei, pulita, levigata, con lo sguardo perso nell'orizzonte della gloria. No, l'Eracle che arrivò a Lerna era un uomo sporco di polvere, segnato dalla fatica, con la barba incrostata di sale e sudore.
Indossava la pelle del leone di Nemea, la sua prima fatica, come un mantello grottesco. La testa del leone gli copriva il capo come un elmo, le zampe anteriori annodate sul petto possente. Puzzava di bestia selvatica e di violenza repressa. I suoi occhi non cercavano ammirazione, cercavano redenzione. O forse cercavano solo qualcosa da colpire per dimenticare, anche solo per un momento, le urla della sua famiglia che ancora risuonavano nella sua memoria. Accanto a lui c'era Iolao, il nipote, l'auriga, il compagno. Spesso dimenticato nelle versioni semplificate del mito, Iolao è invece fondamentale. Se Eracle rappresenta la forza bruta, la potenza che scuote le montagne, Iolao è la mente lucida, l'occhio che osserva, la mano che regge le redini quando il mondo impazzisce. Era giovane, veloce, armato di torce e di una lealtà che andava oltre la logica. Guardò lo zio e poi guardò la distesa di canne immobili. Non disse nulla. Non c'era bisogno di parole a Lerna. Il silenzio era già una sentenza. Eracle avanzò nel fango. Ogni passo produceva un suono osceno, come di carne che viene strappata. Il peso della clava di ulivo sulla spalla era rassicurante, familiare. Ma c'era qualcosa nell'aria che lo inquietava. Il leone di Nemea era stato un nemico formidabile, ma era uno. Era solido. Aveva una pelle impenetrabile, sì, ma aveva un inizio e una fine. Qui, invece, il nemico era l'ambiente stesso. Si fermò vicino alla fonte a Mimone, dove l'acqua era più scura, quasi nera. «Fatti vedere», ringhiò Eracle. La sua voce era bassa, simile al rombo di un tuono lontano. Ma la palude non rispose. L'idra non era un animale che si lasciava stanare facilmente. L'idra era paziente. Allora Eracle fece ciò che sapeva fare meglio. Provocò. Prese il suo arco, un'arma che aveva piegato con la forza delle sue braccia smisurate, e incoccò frecce avvolte nella stoppa e nella pece. Iolao accese la punta con una torcia. La fiamma sfrigolò, un punto di luce arancione in quel mondo grigio. La prima freccia partì con un sibilo, tracciando un arco di fuoco nel cielo livido, per poi tuffarsi nel fitto dei canneti, proprio al centro della tana. Poi un'altra, e un'altra ancora. Eracle bombardò il rifugio del mostro con una pioggia di fuoco, non per ferirlo, ma per insultarlo, per dire: «Sono qui, smetti di nasconderti, vieni a morire». Per un lungo momento non accadde nulla. Solo il fumo acre delle canne che bruciavano si unì alla nebbia. Poi la terra tremò. Non fu un terremoto. Fu qualcosa che si muoveva sotto le radici. L'acqua della fonte iniziò a ribollire, schiumando come se fosse stata messa sul fuoco. Un suono emerse dalle profondità, un suono che non apparteneva a nessuna estensione vocale umana. Era un misto tra il sibilo di 1000 serpenti e il ruggito di un toro sgozzato. E poi emerse. La prima cosa che videro fu la grandezza. L'idra non era semplicemente grande, era vasta. Il corpo principale, tozzo e coperto di scaglie viscide che brillavano di un verde malato e di un bronzo antico, si trascinò fuori dal fango con una lentezza terrificante. Ma fu quando le teste si alzarono che Iolao fece un passo indietro, pallido come un lenzuolo. Si muovevano in modo indipendente, ondeggiando come alghe in una corrente invisibile. I colli erano lunghi, muscolosi, capaci di estendersi e ritrarsi con velocità scattante. Le teste non erano tutte uguali. Alcune sembravano più canine, con musi lunghi e orecchie appiattite. Altre erano decisamente rettiliane, con occhi privi di palpebre e narici che si dilatavano fiutando l'aria. Erano 9? Erano 50? In quel momento contarle era impossibile. Erano una foresta di zanne e odio. L'odore colpì Eracle come un pugno fisico, un fetore di decomposizione, di sangue rappreso e di zolfo, che gli fece lacrimare gli occhi. Trattenne il respiro. Sapeva che respirare quell'aria troppo a lungo significava la morte. Il mostro non esitò. Non ci furono ruggiti di avvertimento o parate. L'idra attaccò con la simultaneità di una valanga. 3 teste scattarono in avanti, veloci come vipere. Eracle alzò la pelle di leone a proteggersi il fianco sinistro e roteò la clava con la destra. L'impatto fu devastante. Il legno d'ulivo, duro come il ferro, si abbatté sul cranio di una delle teste che cercava di mordergli la gamba. Si sentì il rumore secco dell'osso che si spezzava,
un crack umido che risuonò nella palude. La testa esplose in una poltiglia di sangue nero e materia cerebrale, ricadendo floscia nel fango. «Uno!» gridò Eracle, con la ferocia della battaglia che gli saliva nel sangue. Ma il suo grido gli morì in gola un istante dopo. Dal moncherino del collo mozzato non uscì solo sangue. Il tessuto iniziò a fremere, a ribollire come lievito impazzito. In pochi secondi la carne si divise, si gonfiò, e sotto gli occhi increduli dell'eroe e del suo auriga, 2 nuove teste emersero dalla ferita, già formate, già urlanti, già affamate. Dove prima c'era un nemico, ora ce n'erano 2. Era un orrore biologico che sfidava ogni logica. Eracle indietreggiò, sorpreso per la prima volta. Un'altra testa lo colpì alla spalla, i denti che grattavano contro la pelle impenetrabile del leone di Nemea, ma la forza del colpo lo fece quasi cadere. Eracle rispose con la spada, tagliando di netto il collo dell'aggressore. La testa cadde. 2 ne ricrebbero. La matematica della disperazione prese il sopravvento. Eracle combatteva con la furia di un disperato. Tagliava, schiacciava, mozzava. Ma ogni vittoria tattica era una sconfitta strategica. Più uccideva, più il mostro diventava forte. L'idra non si stancava. Non sentiva dolore come lo sentiamo noi. Per lei, la mutilazione era solo uno stimolo alla crescita. Era la vita cancerosa che esplodeva senza controllo. Eracle, invece, era umano. Le sue braccia, per quanto divine, iniziavano a pesare. Il sudore gli colava negli occhi. Il respiro si faceva corto, non solo per la fatica, ma per i miasmi tossici che lo circondavano. Sentiva le gambe molli, la testa leggera. Il veleno stava entrando. E come se non bastasse l'idra, Hera, osservando dall'alto del suo trono d'oro, decise che la sofferenza del figliastro non era abbastanza. Dalle acque torbide emerse un altro orrore, più piccolo, ma non meno crudele. Un granchio gigante, Carcinos, inviato dalla dea per distrarre l'eroe nel momento di massima vulnerabilità. Mentre Eracle teneva a bada una dozzina di teste che cercavano di sbranarlo contemporaneamente, sentì un dolore acuto alla caviglia. Le chele del granchio si erano chiuse sulla sua carne, stritolando l'osso. Eracle ruggì, un suono di pura frustrazione. Era un insulto, un'umiliazione. Non bastava il mostro che si moltiplicava? Anche la natura minore si rivoltava contro di lui? Con un gesto di rabbia cieca, pestò il granchio con il tallone, riducendolo in frantumi nel fango. Era un gesto di stizza, ma gli costò un attimo di distrazione. Una delle teste dell'idra lo colpì al petto, facendolo volare indietro. Cadde nel fango viscido. La pelle del leone lo salvò dai denti, ma l'impatto gli tolse il fiato. L'idra incombeva su di lui. Ora le teste erano una selva impenetrabile. Sibilavano, gocciolavano veleno che friggeva a contatto con la terra. Eracle guardò in alto, verso quel cielo grigio che sembrava indifferente alla sua fine. Stava perdendo. La forza non bastava. La rabbia non bastava. Aveva passato la vita a risolvere i problemi colpendoli finché non smettevano di muoversi. Ma questo problema non poteva essere risolto così. L'idra era la negazione della forza bruta. Era l'ombra che cresce quando cerchi di disperderla con le mani. Per vincere doveva cambiare. Doveva smettere di essere solo un guerriero e diventare qualcosa di più. Il suo sguardo cadde su Iolao, che era rimasto ai margini della mischia, terrorizzato, ma presente. «Il fuoco!» urlò Eracle, la voce rauca per il veleno. «Iolao, il fuoco!» Non fu un ordine militare. Fu una richiesta di aiuto, una missione che da solo non poteva farcela. E in quel momento il mito dell'eroe solitario si infranse, lasciando spazio a qualcosa di più umano, la collaborazione. Iolao capì. Non perse tempo a fare domande. Corse verso il boschetto vicino, dove gli alberi secchi e le sterpaglie offrivano combustibile. Con le torce che aveva portato, appiccò un incendio. Il vento della palude alimentò le fiamme, creando un rogo che illuminò la scena apocalittica. Il giovane tornò di corsa, brandendo non una spada, ma tizzoni ardenti, legni che brillavano di un rosso incandescente. Eracle si rialzò, si pulì il fango dagli occhi. «Quando taglio», disse al nipote ansimando, «tu brucia la radice, non farle tornare». Annuirono. E la danza cambiò ritmo. Non era più il caos frenetico di prima.
Divenne un lavoro metodico, macabro, chirurgico. Eracle scattava in avanti, la spada che disegnava archi perfetti nell'aria viziata. Zac! Una testa volava via, tranciata di netto. Prima che il sangue potesse innescare la rigenerazione, prima che la carne potesse ribollire e dividersi, Iolao era lì. Spingeva la torcia ardente direttamente sulla ferita aperta. Il suono della carne cauterizzata, sfrigolante e fumante, coprì i sibili del mostro. L'odore di carne bruciata era nauseante, ma era l'odore della vittoria. Il fuoco chiudeva i vasi sanguigni, sigillava la carne corrotta, impediva alla vita mostruosa di rifiorire. Dove Iolao passava il fuoco, rimaneva solo un moncherino nero e fumante. Nessuna nuova testa emergeva. L'idra urlò. Non era più il grido di trionfo di un predatore che gioca con la preda. Era un urlo di dolore, di confusione. Per la prima volta nella sua esistenza millenaria, il mostro conosceva la perdita. Le sue teste cadevano una dopo l'altra e non tornavano. La molteplicità veniva ridotta, pezzo dopo pezzo, a singolarità. Eracle e Iolao si muovevano in perfetta sincronia. Uno colpiva, l'altro cauterizzava. Il guerriero e l'auriga. La forza e l'ingegno. Il metallo e il fuoco. La palude divenne un mattatoio. Il corpo dell'idra si contorceva, sbatteva la coda gigantesca nel fango sollevando ondate di acqua nera, ma non poteva fermare quell'avanzata inesorabile. Eracle sentiva i muscoli bruciare per l'acido lattico, sentiva i polmoni in fiamme per i vapori velenosi, ma non si fermò. C'era una frenesia fredda nei suoi movimenti. Stava smontando l'incubo pezzo per pezzo. 10 teste caddero, 20, 30. Iolao correva avanti e indietro, cambiando le torce quando si spegnevano nel sangue viscido, prendendo nuovo fuoco, portando nuova luce. Il suo volto era una maschera di fuliggine e determinazione. Alla fine, il silenzio iniziò a tornare sulla piana di Lerna. Non c'erano più sibili, non c'erano più fauci che scattavano. Il corpo immenso dell'idra giaceva a riverso nel fango, un ammasso di carne tremante, coperto di cicatrici nere e fumanti, privo delle sue corone di morte. Eracle si fermò, appoggiandosi alla clava per non crollare. Il respiro gli usciva in rantoli dolorosi. Si guardò attorno. La terra era bruciata, l'acqua era rossa. Avevano vinto? No, non ancora. Al centro di quel corpo devastato, in mezzo ai moncherini carbonizzati delle teste mortali, una testa era rimasta. Non era come le altre. Era dorata, o forse coperta di scaglie che riflettevano la luce in modo diverso. I suoi occhi non erano animali, erano antichi, fissi, privi di paura. Era la testa immortale. Quella parte del male che non può morire. Quella parte che aveva infuso di una vita eterna, indistruttibile. Eracle si avvicinò. Alzò la spada e colpì con tutta la forza che gli restava. Il colpo avrebbe dovuto spaccare una montagna. La lama rimbalzò. La testa immortale sibilò, un suono basso, continuo, che entrava nelle ossa. Non attaccava più, non aveva un corpo abbastanza forte per sostenerla, ma non moriva. La guardò e capì. Potevi bruciare la carne, potevi tagliare le appendici, ma il nucleo dell'odio, non poteva essere cancellato dall'esistenza. Poteva solo essere nascosto. Eracle guardò Iolao e nei suoi occhi non c'era trionfo, ma una stanca consapevolezza. È finita, disse, ma sapeva che era una bugia. La testa immortale continuava a fissarlo e in quello sguardo c'era una promessa. Puoi battermi oggi, figlio di Zeus, ma io sarò sempre qui. Eracle lasciò cadere la spada nel fango. Si tolse la pelle di leone dalla testa per asciugarsi il sudore misto a sangue. La battaglia fisica era vinta, ma ora iniziava la parte più difficile. Cosa fare di ciò che non può essere ucciso? E soprattutto, cosa fare di tutto quel veleno che ora scorreva libero ai loro piedi, denso e scuro come petrolio? Il silenzio che calò sulla piana di Lerna non era pace. Era stordimento. Era l'assenza improvvisa di un rumore che aveva riempito l'aria per secoli. Il sibilo costante, quel suono di fondo simile al fruscio di foglie secche su una lapide, era svanito. Al suo posto c'era solo il crepitio delle ultime braci accese da Iolao
e il respiro pesante, irregolare dei due sopravvissuti. Eracle si guardò le mani. Erano nere di fuliggine, rosse di sangue, tremanti per lo sforzo sovrumano. Aveva ucciso leoni, cinghiali e uccelli di bronzo, ma nulla lo aveva svuotato come quella lotta nel fango. Si sentiva vecchio. Si sentiva sporco, non solo nel corpo, ma nell'anima. Davanti a lui, il cadavere dell'idra era una montagna di carne inerte, una collina di scaglie bruciate che emanava ancora calore. Ma l'orrore non era finito. Lì, in mezzo al disastro, la testa immortale viveva ancora. Staccata dal corpo, giaceva nel fango come un gioiello maledetto. Non aveva polmoni per urlare, non aveva collo per scattare, ma i suoi occhi d'oro fissavano Eracle con una lucidità terrificante. Le labbra si muovevano in un ritmo silenzioso, forse masticando maledizioni in una lingua precedente agli dei dell'Olimpo. Eracle capì che non poteva distruggerla. La sua spada, dono di Hermes, non poteva scalfirla. La sua clava, ricavata da un olivo sacro, non poteva frantumarla. Il fuoco di Iolao non poteva consumarla. Quella testa era l'essenza stessa del male, indistruttibile, eterna, paziente. Potevi privarla del suo potere di agire, potevi tagliarle le risorse, ma non potevi cancellarla dall'esistenza. «Cosa facciamo?» sussurrò Iolao. La sua voce era sottile, spezzata dalla visione di quella cosa che si rifiutava di morire. Eracle non rispose subito. Si guardò attorno, cercando una soluzione nella geografia stessa del luogo. Vide un masso, poco distante, sulla strada che portava a Eleunte. Era una roccia enorme, grande come un altare, pesante come il giudizio di Zeus. «Non possiamo ucciderla», disse Eracle, la voce roca. «Possiamo solo seppellirla». Con uno sforzo che fece gemere i tendini e scricchiolare le ossa, Eracle sollevò la testa immortale. Sentì la pelle fredda e viscida contro i palmi, sentì l'energia maligna che pulsava sotto le scaglie. La gettò in una profonda buca scavata frettolosamente nel terreno morbido della palude. La testa rotolò giù, fissando il cielo fino all'ultimo istante, senza chiudere le palpebre. Poi l'eroe andò verso il masso. Abbracciò la pietra. I muscoli della schiena si gonfiarono come corde di nave sotto tensione. Con un grido che era uno sfogo di pura frustrazione, sollevò la roccia e la lasciò cadere sopra la buca. Il tonfo fu sordo, definitivo. La terra tremò un'ultima volta. La testa immortale era intrappolata, schiacciata nel buio, sotto tonnellate di pietra, condannato a un'eternità di solitudine e fame impotente. Si dice che se si appoggia l'orecchio a quella roccia, ancora oggi, si possa sentire un debole sibilo provenire dalle profondità. Il male non muore mai davvero, viene solo messo a tacere, in attesa che qualcuno, un giorno, sposti la pietra. Ma la tragedia di Lerna non finisce con la sepoltura. Eracle, l'eroe solare, commise qui il suo errore più grande. Un errore dettato dall'orgoglio, o forse dalla disperazione di chi vuole assicurarsi che nessun altro nemico possa mai resistergli. Si avvicinò al corpo decapitato del mostro. Dalle ferite aperte, dove il fuoco non aveva cauterizzato, colava un liquido denso, nero come la pece, oleoso. Non era sangue, era fiele. Era il veleno puro dell'idra, la distillazione di tutto l'odio che Era aveva nutrito per anni. Eracle prese la sua faretra, estrasse le sue frecce, quelle stesse frecce che avevano ucciso bestie e briganti. Una a una le immerse nel fiele nero. Il liquido sfrigolò a contatto con il bronzo delle punte. Il legno si scurì. In quel gesto c'è tutta l'ironia crudele del mito greco. L'eroe, colui che porta la civiltà e l'ordine, si appropria dell'arma più vile del mostro, il veleno. Eracle pensava di forgiare un'arma invincibile. Pensava, con queste frecce nessuno potrà mai sconfiggermi. Basta un graffio e i miei nemici cadranno. E aveva ragione. Quelle frecce avrebbero ucciso centauri, giganti, mostri. Ma non sapeva che, intingendo le punte in quel sangue maledetto, stava firmando la propria condanna a morte. Il veleno dell'idra non si cancella. È un contagio. Anni dopo, molto lontano da quella palude, una di quelle frecce avrebbe colpito per errore il centauro Chirone, il saggio maestro,
condannandolo a un dolore eterno. E ancora più tardi, un'altra freccia avrebbe colpito il centauro Nesso. E Nesso, morente, con il sangue avvelenato dall'idra che si mescolava al suo, avrebbe ingannato la moglie di Eracle, Deianira. Le avrebbe dato una tunica intrisa di quel sangue misto, promettendole che era un filtro d'amore. E quando Eracle indosserà quella tunica, il cerchio si chiuderà. Il veleno dell'idra, raccolto in questo giorno di vittoria apparente, tornerà a bruciare la pelle dell'eroe. Lo divorerà vivo, spingendolo a salire sulla pira funebre del monte Oeta per cercare nella morte la liberazione dal dolore. L'idra di Lerna ha ucciso Eracle. Non con i denti, non quel giorno nella palude, ma con il tempo. Come un cancro lento e inesorabile, la sua vendetta ha attraversato gli anni, nascosta nella punta di una freccia, per colpire infine colui che credeva di averla sconfitta. I due uomini risalirono sul carro mentre il sole iniziava a calare, tingendo il cielo di un viola livido che ricordava i lividi sulla pelle del mostro. Non parlarono durante il viaggio di ritorno. Iolao guidava, le mani ancora sporche di cenere. Eracle guardava l'orizzonte, ma i suoi occhi erano vuoti. Avevano vinto. La seconda fatica era compiuta, ma a quale prezzo? Euristeo, il re che aveva imposto le fatiche, avrebbe poi rifiutato di contare questa impresa. «Non l'hai uccisa da solo», avrebbe detto con meschinità burocratica. «Sei stato aiutato dal tuo auriga, non vale». Un ultimo insulto. Un'ultima beffa per un uomo che aveva respirato l'aria dell'inferno e ne era uscito cambiato per sempre. Lerna rimase lì, alle loro spalle. La palude tornò al suo silenzio. L'acqua rimase velenosa, la terra rimase sterile per generazioni. E sotto la grande roccia, nel buio assoluto, la testa d'oro continuava a sognare. Sognava il giorno in cui la pietra si sarebbe spaccata. Eccoci giunti alla fine del nostro viaggio nelle acque nere di Lerna. Abbiamo visto il mostro, abbiamo sentito l'odore del sangue bruciato, abbiamo assistito al trionfo amaro dell'eroe. Ma come sempre, il mito non è solo una cronaca di eventi fantastici. È uno specchio scuro in cui, se guardiamo attentamente, possiamo vedere il riflesso della nostra condizione umana. L'idra non è solo un serpente a più teste. L'idra è la rappresentazione perfetta dei nostri demoni interiori, delle nostre nevrosi, dei nostri traumi. Avete mai provato a combattere un pensiero ossessivo con la forza bruta? Avete mai cercato di sopprimere un'emozione dolorosa, di tagliarle la testa con la distrazione, con il lavoro eccessivo o con la rabbia? Cosa succede quando lo fate? Il pensiero torna, e torna più forte. Ne nascono due. L'ansia si moltiplica. La rabbia genera altra rabbia. La violenza contro se stessi. Il tentativo di estirpare con la forza ciò che non ci piace della nostra natura è destinato a fallire. Come Eracle ci troviamo nel fango, esausti, circondati da teste che urlano. La lezione di Iolao, la lezione del fuoco, è sottile. Il fuoco rappresenta la coscienza, rappresenta la luce della consapevolezza che cauterizza, che ferma la proliferazione inconscia del problema. Non si può semplicemente tagliare via il dolore, bisogna illuminarlo, bisogna trasformarlo, bisogna bruciare la radice dell'abitudine che lo alimenta. Solo allora la crescita mostruosa si ferma. Eppure, c'è quella testa immortale. Il mito è onesto, brutalmente onesto. Non ci promette una guarigione totale e fiabesca. Ci dice che c'è una parte dell'ombra, una parte del mostro, che non può essere uccisa. È la parte immortale del nostro lato oscuro. Quella parte non scomparirà mai del tutto. È il nucleo della nostra sofferenza, o forse della nostra natura primitiva. Cosa possiamo fare con essa? Possiamo fare solo ciò che ha fatto Eracle: riconoscerla, prenderla e seppellirla sotto una pietra pesante. Metterla in un luogo dove non possa nuocere, ma sapere che è lì. Accettare la sua esistenza, ma non permetterle di governare la nostra vita. Siamo tutti guardiani di una pietra. Siamo tutti custodi di un segreto sepolto nel profondo della nostra palude interiore. La vera forza non sta nel fingere che il mostro non sia mai esistito, ma nel vivere, costruire e amare, sapendo che, sotto la roccia, qualcosa sussurra ancora.
E infine, ricordate le frecce. Attenti a ciò che raccogliete dalle vostre battaglie. Quando sconfiggete un nemico, quando superate un momento terribile della vostra vita, fate attenzione a non portare via con voi il veleno dell'esperienza. Eracle ha preso il sangue dell'idra per sentirsi più forte, ed è diventato la sua rovina. Spesso, chi sopravvive a un trauma ne assorbe la tossicità, diventando cinico, amaro, vendicativo. Vincete le vostre battaglie, viaggiatori, ma lavate via il sangue dalle vostre mani. Non intingete le vostre frecce nel dolore passato. Lasciate il veleno all'Erna, dove appartiene. Il sole è tramontato sulla palude. La nebbia si alza di nuovo, coprendo le tracce del carro e le ceneri del rogo. La storia di Eracle continua verso altre fatiche, verso altri dolori e altre glorie. Ma noi ci fermiamo qui, sulla riva del lago senza fondo. Il mondo antico è pieno di creature che aspettano nell'ombra, di eroi imperfetti che cercano risposte sbagliate a domande giuste. Spero che questa discesa nell'abisso di Lerna vi abbia lasciato qualcosa su cui riflettere, un pensiero da rigirare tra le mani come una pietra levigata dall'acqua. Il filo della narrazione si riavvolge, le torce si spengono. Grazie per aver camminato con me, ancora una volta, su Sussurri dal Mito. Ora la scelta è vostra. I cancelli del passato sono infiniti. Quale altra figura, quale altro mostro o divinità dimenticata vorreste evocare nel prossimo racconto? Scrivetelo nei commenti. Io leggerò, ascolterò e quando il momento sarà propizio, tornerò a raccontare. Alla prossima storia!